Bentornati sul canale. Oggi vedrete insieme a me il contenuto di questo pacco. Iniziamo subito. Io lo avevo già aperto per controllare lo stato delle cose ricevute. Come prima cosa ci sono il mio nuovo hard disk SSD e un case per il vecchio hard disk. Vediamo. È la prima volta che prendo in mano un SSD e devo dire che sono molto piccoli. Ho deciso di prenderlo perché attualmente per editare i video uso un portatile e sta iniziando a dare i primi segni di vecchiaia, quindi prima di comprarne uno nuovo ho deciso di potenziare quello vecchio. Giustamente, essendo un portatile, i vari potenziamenti che si possono fare sono RAM, tipologia di hard disk e in alcuni casi, se è possibile, la sostituzione del processore. Se vi può interessare un video in cui vi mostro come sostituire l'hard disk e cosa fare per, diciamo, clonare Windows e mantenere la licenza, fatemelo sapere. Ho preso una versione trasparente per il classico hard disk. Mi piaceva l'idea di poterlo vedere. Poi c'è questo. Vi chiederete cosa c'è qui dentro. C'è un piccolo chip, ve lo faccio vedere più da vicino. Questo chip è per il toner della mia stampante laser. Vi chiederete cosa ci devi fare. Capita molte volte mentre si stampa che di punto in bianco il toner smette di funzionare e la stampante ci avvisi che si è finito l'inchiostro. Quando capita in questo modo non è realmente finito l'inchiostro dentro il toner, ma questo piccolo chip ha finito il numero di pagine che ti permette di stampare. Quindi adesso andiamo a montarlo. Ci vorrà veramente poco, ve lo faccio vedere al volo. Ogni volta che effettuo questa operazione, colgo l'occasione per ricaricare la cartuccia di polvere inchiostro, in modo tale da aver effettuato una rigenerazione completa. Ora vediamo l'ultimo oggetto di questo piccolo ordine Amazon che ho fatto. Ho comprato uno stagnatore. Direte, perché hai comprato uno stagnatore? Alla fine cosa ti serve? Di solito per saldare io utilizzavo questo, che è un pirografo, quindi i miei lavori non erano mai perfetti e non essendo un grande esperto ogni volta facevo solo casini e grandi obbrobbi. Quindi ho deciso di comprare questo piccolo kit. L'ho trovato in offerta su Amazon, non costava neanche assai. È, diciamo, uno stagnatore base, infatti è molto semplice, non è perfetto professionale, però per i prossimi progetti che vorrò fare va molto bene. Infatti nei prossimi video lo utilizzeremo e lo testeremo insieme. Come detto, c'è lo stagnatore, che è regolabile, con un interruttore molto semplice, poi dello stagno a penna, si potrà lavorare molto più comodamente, giustamente tu avrai lo stagno a penna, ed è facilmente ricaricabile, il supporto montabile, una spugna secca da bagnare con acqua in modo tale da poter pulire sempre la punta, vari tipi di punte, un tagliafili, due pinze. Nel mio prossimo progetto andremo ad utilizzare questo saldatore, o comunque andremo a fare delle prime prove.
Per questo video è tutto, a me non resta che fare un po' di pratica col mio nuovo stagnatore e ad andare a sostituire l'hard disk del computer. Ora ti saluto e ti lascio da qualche parte il tasto per iscriverti al canale. Ciao!